È completamente tutto sbagliato. Ciao ragazzi, bentornati da Serink, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi, e se sei nuovo e non vuoi perderti altri video come questo, iscriviti e pigia sulla campanella che trovi qua sotto. O di là, non mi ricordo mai. Detto questo, urge parlare della Sol Terra e della Sol Luna perché se ne parla tanto in giro, sono appena uscite, ma si sta creando un po' di confusione su queste macchinette. Quindi, onde evitare discussioni inutili, andiamo a vedere la Sol Terra e la Sol Luna. O Sol Luna o Sol Terra. No, è facile distinguerle, perché la Sol, anche se sembrano uguali, la Sol Terra è rotonda come la Terra e la Sol Luna è piatta come la Luna. Perché noi siamo complottisti al contrario e crediamo ancora che la Terra sia rotonda e la Luna piatta. Andiamola a vedere da vicino e poi vi dico cosa ne penso. Allora, così come si presentano. Abbiamo innanzitutto un grip della Cheyenne, perché le macchinette vengono vendute senza grip. Quindi grip Cheyenne. Qui abbiamo la Sol Terra. E qua abbiamo la Sol Luna. Andiamola ad aprire. Andiamo a vedere prima il contenuto. Sotto qua troviamo un altro scomparto con il contenuto della scatola. Poi qua abbiamo il servizio di riparazione. La tua macchinetta è rotta. E qua c'è tutto quello da scrivere per mandargliela indietro. Altre varie cose, questioni, eccetera eccetera. Un manuale che è sia per Sol Luna che per Sol Terra in 7 milioni di lingue. E poi dentro abbiamo il solito adattatore, perché Cheyenne non mi ha ascoltato la volta scorsa. Adattatore per gli alimentatori normali e un cavetto. Cheyenne è solita fare dei cavi molto sottili. Qua abbiamo un jack 3.5 maschio e qua la femmina. Adattatore che va dentro al maschio e fa diventare il nostro cavo adatto per tutti gli alimentatori, non solo quelli Cheyenne. Mettiamo un attimo da parte e andiamo a vedere le macchinette. Sol Luna e Sol Terra, come vi ho detto, riconoscibili perché la Sol Terra è tonda come la Terra, perché non è piatta, anche se dicono il contrario ultimamente, e la Sol Luna è piatta. Si può leggere anche dal fatto che qua c'è scritto Luna e qua ci c'è scritto Terra. La Sol Luna ha un'escursione di 2.5, e lo si vede dalla barra, e la Terra da 4 mm. Si vede che il gioco è molto più lungo, appunto da 4 mm. Le macchinette sono pressoché identiche, costruite davvero bene. Cheyenne è davvero maniaca in questo, è davvero bravissima, super pulita, sempre macchinette costruite davvero bene. Il feeling è davvero sempre bello con questo effetto qui opaco, molto minimal, belle, davvero belle, macchinette Cheyenne davvero belle. Abbiamo un O-ring, la barra ovviamente, qua abbiamo il simbolo, abbiamo il trattino per avere una macchinetta normale e qua i due pallini per il famoso Sensi Drive, nuovo sistema della Cheyenne. Qui abbiamo un jack da 3.5 protetto, quindi che non può prendere colpi, e la sorella è esattamente uguale, identica, solo che è piatta, ha sempre la funzione normale e la funzione Sensi Drive. Montiamo un grip sulla terra. Ovviamente il grip della Cheyenne, come sempre, è regolabile per regolare la fuoriuscita della cartuccia. E vi dico che questa macchinetta lavora dai 5 ai 12,6 volt.
ha un motore DC da 3 watt. La particolarità di questa macchina è che parte a hertz davvero bassissimi, ovvero 25 hertz di battuta, però costante, quindi non fievole e morta, ma costante, quindi molto adatta per chi fa anche puntinismo, fino a 150 hertz. L'escursione della Terra è appunto di 4 mm, mentre per la Luna è di 2,5. La circonferenza è di 36 mm, la lunghezza è di 57,5 mm ed è alta 94 mm.2 con la barra inclusa. La macchinetta senza il grip, quindi solo la macchinetta, pesa 85 grammi. Andiamola ad accendere. Macchinetta silenziosissima, rumore esattamente uguale sia anche switcho. Vi faccio vedere come batte in una modalità e nell'altra. Ora concentratevi non tanto su come batte sul guanto, ma sentite il rumore, che poi vi spiegherò il perché. Modalità normale, sentite il rumore? Modalità SensiDrive. Nella modalità normale la macchinetta va sotto sforzo. Nella SensiDrive il rumore è sempre costante. Proviamo a montargli un ago. Il rumore adesso ovviamente dipende dalla cartuccia, non dalla macchina, perché la macchina non vibra assolutamente per niente e non fa rumore, pochissimo, anzi, un po' ne fa ma poco. Qui sono a 8,6, qui sono a 10. Queste erano Solterra e Sol Luna da vicino e adesso vi dico che cosa ne penso. Allora, rieccoci qua. Cosa ne penso della Solterra e della Sol Luna? A livello di costruzione è inutile che io ci giri intorno, ve l'ho sempre detto e ve lo dirò sempre che Cheyenne è uno dei leader mondiali in macchinette e non ce n'è. Sa cosa sta facendo, continua a buttare fuori macchinette, continua a creare delle novità, continua a buttare roba sul mercato e non sbaglia un colpo. Ok? Quindi a livello di costruzione è una bomba. La sensazione che si ha quando si ha in mano una Cheyenne è davvero di una macchina robusta, perché i materiali sono davvero belli, il touch e il feeling sono davvero belli. Il design minimal che ha la Cheyenne a me piace tantissimo. Il fatto che rispetto alla sorella minore l'abbiano fatta sì un po' più tozza ma più corta fa avvertire ancora meno il peso, perché è perfettamente in asse con la mano. E cosa da non sottovalutare, come per la Sol Nova, tutte le Sol non vibrano, non è che vibrano poco, non vibrano affatto. Quindi a livello costruzione Cheyenne non si smentisce mai, è una bomba. Detto questo, passata all'estetica e alla costruzione, andiamo al funzionamento. Il funzionamento di questa macchina. Discorso un po' complicato e un po' lungo, perché si è creata davvero tanta confusione e il problema è che stanno passando messaggi completamente errati sul funzionamento di questa macchina e vi spiego il perché. Arrivata la macchinetta, ve lo racconto proprio come un'esperienza, ok? Arrivata la macchinetta mi informai sul funzionamento, sono andato sul sito a leggere, mi sono informato. Quando pensavo di aver capito il funzionamento di questa macchina, ho infilato la mia cartuccia e sono andato a fare un tattoo. Una volta che sono arrivato lì, avete presente quella sensazione di quando siete convinti di andare a fare una cosa che sapete e poi grattatina di testa perché c'è qualcosa che non va? Questa è stata la prima sensazione che ho avuto con questa macchinetta.
perché ero convinto di aver capito il suo funzionamento, ma una volta arrivato sulla pelle c'è stato qualcosa che mi ha detto qualcosa non mi torna. Quindi mi informai di nuovo. Mi informai, chiesi, sono andato addirittura a vedere recensioni di miei colleghi che l'hanno recensita prima di me per capire se mi ero perso pezzi, perché il problema ero io, non avevo capito qualcosa, ok? Dopo essermi informato di nuovo, rimisi la mia cartuccia, altro tattoo, altra grattatina di testa. C'era qualcosa che non andava. Perché se tu mi dici che sul taglietto è una macchina normale, sui due puntini è SensiDrive che è sensibile alla pelle, che quindi sulla pelle molle batte più incisiva, sulla pelle dura è più morbida, perché SensiDrive la macchinetta si adatta al tipo di pelle. Attenzione, ricordatevi bene, si adatta al tipo di pelle. Ma questa cosa non succedeva. La macchinetta batte sempre uguale, di qua batte, di qua batte, non cambia niente. E dicevo, ma possibile? E vi giuro che se non era perché aveva il marchio Cheyenne l'avevo lanciata nel cestino già, ma appunto perché ha il marchio Cheyenne mi domandai, ma possibile che Cheyenne abbia fatto la cacca fuori dal vaso? Cheyenne non può aver fatto la cacca fuori dal vaso, ovvero tutti possono sbagliare, anche Cheyenne prima o poi magari non ne azzeccherà una, però è difficile, perché un produttore simile è difficile che Cheyenne sbagli una macchina, perché farà dei test, prima la farà provare, quindi è quasi impossibile sbagliare una macchinetta. Detto questo, contattai Cheyenne e chiesi, è possibile per favore, visto che sto provando questa macchina e non mi torna qualcosa, parlare con qualcuno che mi possa spiegare il funzionamento di questa macchina? E loro gentilmente mi hanno risposto dandomi il contatto del responsabile della produzione, ok? E quest'uomo, che non mi ricordo il nome, mi ha spiegato per filo e per segno il funzionamento di queste macchine, ma mi ha aperto un mondo, ragazzi. Mi ha aperto un mondo, perché tutti stanno dicendo esattamente il contrario. E ora vi spiego il perché. Quest'uomo mi dice, come prima cosa si è scusato perché dicendomi che Cheyenne probabilmente aveva usato a livello commerciale delle parole che hanno indotto le persone a capire in maniera errata il funzionamento di questa macchina. Perché, secondo lui, End Drive e SensiDrive sono delle parole che non dovrebbero essere usate più, perché creano solo confusione. Quindi, secondo il responsabile della produzione di Cheyenne, sarebbe meglio chiamare queste due modalità una reattiva e una costante. Perché? Parto un po' indietro. La macchinetta reattiva, ovvero la funzione normale sulla barra, è la Cheyenne classica, ovvero la Cheyenne Thunder e tutte quelle che hanno fatto hanno una battuta reattiva, ovvero non è una classica direct che picchia sempre secca. Infatti, se voi ci fate caso, le Cheyenne vengono usate da molti ritrattisti o persone che fanno cose soft, perché non è una macchinetta incisiva. Ok che spinge, ma questa macchinetta, tutte le Cheyenne, quando trovano una pelle dura, leggermente ammortizzano, non sono mai secchissime, ok? Quindi la Cheyenne in sé un pochettino ammortizza. Quindi non lo dico io, ma lo dice Cheyenne, che tutte le loro macchinette non sono delle direct punto, quindi non battono secche sempre, ma quando incontrano della pelle dura leggermente ammortizzano. Questa è la modalità reattiva. Poi la vera novità non è in Sol Luna e in Sol Terra, ma è in Sol Nova. La Sol Nova è stata la prima a portare questa innovazione, ovvero la battuta costante, questo SensiDrive, che ora chiameremo costante per farvi capire meglio. Significa che, ascoltatemi bene, la macchinetta ha all'interno un chip che capisce, per questo che è SensiDrive era inteso in questo modo, percepisce la durezza della pelle e in base a quella mantiene una battuta costante. Quindi se io sto battendo a 50 Hz su una pelle morbida, non è che se incontra una pelle dura smorza, va sotto sforzo e batte a 30, batte sempre a 50. Quindi è per questo che non capivo, dicevo, questa macchinetta è sempre uguale, su pelle morbida batte uguale, su pelle dura batte uguale, se spingo tanto batte uguale, se spingo poco batte uguale, e non capivo. È esattamente questo. La novità di Sol Nova, e quindi di Sol Terra e di Sol Luna, è la battuta costante. Quindi, qualunque sia il tipo di pelle, lei mantiene la stessa battuta. In quel senso è SensiDrive, perché il sensore capisce
la durezza della pelle, la resistenza della pelle, e in base a quello comunica al motore la velocità da mantenere per non soffocare, ok? Quindi non sentirete mai la macchinetta andare sotto sforzo, la sentirete sempre uguale. È questa la grande differenza tra la modalità Cheyenne normale alla modalità costante, reattiva, costante. Ricordatevi di costante perché vi fa capire esattamente il funzionamento di questa macchina. Ma detto questo, non è che noi non abbiamo mai percepito questa modalità costante, perché già con altre macchine, tutte quelle settabili, tipo la Dragonfly e tante altre, andando a regolare la battuta o era secca o capiva a livello meccanico che quando incontrava una certa resistenza sulla pelle doveva battere meno e mantenere la stessa velocità e incisività. Quindi non si sono inventate chissà cosa, hanno però perfezionato questa cosa, perché mentre le macchine vecchie avevano questa cosa in modalità meccanica, loro l'hanno fatta in modalità molto più precisa e elettronica. È un chip che comunica con il motore, è questa la differenza. Quindi non è una sensazione che noi non abbiamo mai provato con altre macchine, l'abbiamo provato già con altre macchine rotative settabili, ok? Ma a livello meccanico. Qua è elettronico. Questo è. Fatta tutta questa spiegazione che andava fatta perché si era creata una confusione, si stava davvero dando in giro un messaggio completamente sbagliato della macchina, completamente opposto. Ora spero di aver chiarito un po' questa cosa su queste macchine e detto questo vado semplicemente a dirvi cosa ne penso di una e dell'altra. La Sol Luna, che è quella da 2.5, perché la differenza principale tra le due macchine è che una ha l'uscita da 2.5 e una da 4, la 2.5 della Sol Luna a me non fa impazzire, ma vi spiego subito il perché. Perché io sono una persona che fa stili misti, faccio delle linee, faccio delle sfumature, faccio del color pieno, quindi quella macchinetta lì per me non va bene, perché un 2.5 per tirare delle linee è troppo poco, la macchinetta con un 2.5 si inceppa nella pelle, faccio addirittura a volte fatica con le altre macchine classiche da 3.5, figuriamoci con un 2.5. Però la 2.5, se devo fare del bianco e nero e delle sfumature vellutate, quindi se io faccio realistico, va benissimo, e poi anzi hai un feeling che è qualcosa di straordinario. Se fai realistico tutto il giorno in bianco e nero, quella macchinetta è l'unica che puoi prendere, cioè è l'unica nel senso che è davvero buona, ok? Se fai stili misti no, perché si inceppa, ok? Quindi preferisco assolutamente una Solterra che è da 4, quindi posso tirare delle linee, posso sfumare, posso fare del color pieno, posso sfumare come fosse la Sol Luna, ovviamente avendo un 4 sarà più lenta, dovrò andare più piano. L'altra, essendo un 2.5, fa molte più battute, è molto più corta, è molto più soft, ok? Però con la 4 si riesce davvero a fare tutto. Quindi Solterra se devo fare qualsiasi cosa, perché davvero la 4 mm la trovo ottima e l'ho sempre detto, se voi guardate i miei vecchi video ragazzi non è per caso, adesso non è che perché l'ho detto io Cheyenne si è messa a fare il 4, però ho sempre detto che le 4 mm a mio avviso sono adatte per fare tutto. Infatti Cheyenne casualmente ha fatto una macchinetta a 4 mm. La 2.5 non è adatta per tutto, lo dicono anche loro. La 2.5 è perfetta se devo fare bianco e grigio, quelle sfumature velate, leggere, la 2.5 è perfetta. Quindi queste sono le vostre differenze, Sol Luna e Solterra. Queste erano le due macchinette, spero di avervi chiarito tutto, un po' lunghino lo so ragazzi, ma era importante spiegare bene queste due macchine. Se il video vi è piaciuto sparate un bel like e commentate qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa macchina, se la volete prendere, se non la volete prendere, se la state usando, il feeling che voi avete con questa macchina. Fatemi sapere anche se il video vi è stato utile, condividete il video, iscrivetevi al canale e per ora non mi rimane che ringraziarvi, ciao e alla prossima! Ovviamente ormai non c'è più bisogno che ve lo dica, ma se siete interessati all'acquisto di queste macchinette, qua sotto vi lascerò un link in descrizione dove potete andare ad acquistare queste macchine sul sito di Body Supply con sotto anche un codice sconto. Che fatica, che video lungo, quante cose. Cheyenne, non potevi essere un po' più chiaro?